Lezione 1. Avventure all'aperto. Ehi Anna, hai sentito parlare del nuovo sentiero escursionistico che hanno aperto? No, non l'ho fatto. Cosa ne hai sentito parlare? Beh, a quanto pare è un ottimo modo per esplorare la natura e fare un po' di esercizio. Sembra interessante. È un'escursione facile o più impegnativa? Da quello che ho capito, è un percorso di difficoltà moderata con alcuni bellissimi panorami. HMM. Potrebbe essere un'attività divertente per il fine settimana. L'accesso è costoso. Niente affatto, penso che sia gratuito per il pubblico. Devo solo arrivarci. È fantastico. Mi piacerebbe dargli un'occhiata se sei pronto per un'avventura. Sicuramente. Dovremmo programmare una giornata per andare ad esplorare insieme il nuovo sentiero. Sembra un piano. Quando sarebbe un buon momento per te? Che ne dici di questo sabato? Sono libero quasi tutto il giorno. Perfetto. Il sabato funziona benissimo anche per me. Sono emozionato. Fantastico, allora è un appuntamento. Ti invierò i dettagli più vicino alla giornata. Meraviglioso. Non vedo l'ora. Sarà molto divertente. Nemmeno io. Sarà un'ottima occasione per prendere una boccata d'aria fresca e fare esercizio. Esattamente. Inoltre, adoro scoprire nuovi luoghi all'aperto in giro per la città. Lo stesso qui. Va bene, ci sentiremo presto per finalizzare i piani. Lezione 2. Negoziazioni contrattuali. Buongiorno, Anna. Ho la bozza di revisione del contratto pronta per la tua revisione. Ottimo. Fammi dare un'occhiata. Voglio assicurarmi che abbiamo risolto tutti i termini chiave. Assolutamente. Ho incorporato le modifiche discusse nell'ultima riunione. Meraviglioso. Esaminiamo i punti principali uno per uno. Suona bene. Il primo elemento sono i termini di pagamento. Ho proposto 30 giorni netti. Funziona per me. Ho anche aggiunto una clausola per le penali per i ritardi di pagamento. Ottima chiamata. Mi assicurerò che sia incluso nella versione finale. Eccellente poi. L'ambito dei servizi. Hai chiarito quella sezione? Sì, ho fornito descrizioni più dettagliate dei risultati finali. Perfetto. Questo dovrebbe aiutare a evitare qualsiasi confusione in futuro. Assolutamente. Ho anche aggiunto una clausola risolutiva, solo per coprire le nostre basi. Mossa intelligente. Ne avremo bisogno nel caso dovessimo concludere l'accordo in anticipo. Esattamente. C'è altro che vorresti che dessi un'occhiata o che correggessi? HMM. Fammi ricontrollare il resto. Penso che questo copra i punti principali. Ottimo. Fatemi sapere se avete altre proposte di modifica. Lo farà. Ti ringrazio per aver lavorato per preparare questa bozza. Non è affatto un problema. Sono lieto che abbiamo potuto collaborare sui dettagli chiave.
Anch'io. Va bene. Esaminerò il documento completo e ti ricontatterò. Suona bene. Sono disponibile se hai altre domande. Lezione 3. Discorsi sulla routine di allenamento. Ehi Anna, sei stata al passo con la tua routine di fitness? In realtà sì. Sto cercando di allenarmi da almeno 30 minuti al giorno. È fantastico. Che tipo di allenamenti stai facendo? L'ho confuso. Allenamento per la forza, cardio e yoga. Bello, un approccio a tutto tondo. Quanto durano di solito i tuoi allenamenti? Varia, ma generalmente da 45 minuti a un'ora, a seconda del giorno. È un buon lasso di tempo per vedere i risultati. Li fai a casa o in palestra? Principalmente a casa, ma cerco di andare in palestra anche un paio di volte a settimana. Ah, capisco, il meglio dei due mondi. Cosa ti piace di più della tua routine? Mi piace molto come mi fa sentire, pieno di energia, concentrato e realizzato. Assolutamente sì, i benefici mentali sono importanti tanto quanto quelli fisici. Completamente d'accordo. Ed è stato anche un ottimo modo per me di gestire lo stress. Questo è fantastico. L'esercizio fisico è un antistress così efficace. Sicuramente. Hai una routine di fitness a cui ti sei attenuto? Sì, anche se ammetto di non essere stato così coerente come te ultimamente. Non preoccuparti. L'importante è che tu stia facendo uno sforzo. Hai ragione, forse potremmo motivarci a vicenda e allenarci insieme qualche volta? Mi piacerebbe. Sarebbe divertente avere un compagno di allenamento. Ottimo, cerchiamo di trovare un orario che funzioni per entrambi. Lezione 4. Bilanciamento delle politiche pubbliche. Buongiorno Anna, hai seguito gli ultimi dibattiti politici? Sì, è stato sicuramente un periodo interessante. Tante questioni complesse da considerare. Sicuramente, i governi hanno un vero equilibrio quando si tratta di politiche pubbliche. Assolutamente. Devono soppesare tanti fattori e interessi. Esatto, non è facile accontentare tutti. Cosa ne pensa della crisi immobiliare? È una vera sfida. Devono trovare modi per aumentare l'accessibilità. D'accordo, ma non posso ignorare le esigenze dei proprietari di immobili e degli sviluppatori. Giusto. È un equilibrio delicato. Devono essere strategici e creativi. Di sicuro. E il sistema sanitario, questo è un altro problema scottante. Sicuramente. Fornire una copertura universale è importante, ma i costi sono un problema. MHM, e poi c'è l'ambiente, politiche sostenibili, ma impatto economico. Esattamente. Si tratta solo di cercare il giusto compromesso. Sicuramente un lavoro duro per i responsabili politici. Molte decisioni difficili da prendere.
Concordato. A volte devono essere disposti a fare scelte impopolari. Assolutamente. È una rete complessa di priorità e parti interessate. Sicuramente, ma rispetto lo sforzo di cercare di servire il bene superiore. Anch'io. È un lavoro duro, ma qualcuno deve farlo. Di sicuro. Sono lieto che ci siano persone disposte ad affrontare queste sfide. Anch'io. Non è facile, ma è un lavoro importante. Lezione 5. Routine di fitness. Ehi Anna, come va la tua routine di allenamento in questi giorni? Sta andando bene. Cerco di mescolarlo per colpire diversi gruppi muscolari. Bello, è un approccio intelligente. Su che tipo di esercizi ti concentri? Faccio molto allenamento per la forza, con una varietà di sollevamenti e movimenti a corpo libero. Fantastico, è una base solida. Incorporate anche qualche tipo di cardio? Sicuramente, cerco di fare IITO cardio allo stato stazionario un paio di volte a settimana. È fantastico, la combinazione è fondamentale per la forma fisica generale. Esatto, trovo che aiuti davvero a bilanciare forza e cardio. Assolutamente, è tutta una questione di routine a tutto tondo. Lo accendi mai? Sì, mi piace cambiare le cose per far indovinare il mio corpo ed evitare gli altipiani. Mossa intelligente. La varietà è il sale della vita quando si parla di fitness. Assolutamente. Sperimento sempre nuovi esercizi e routine. È fantastico, è importante rimanere motivati e impegnati. Sicuramente. Il fitness è uno stile di vita, non solo un obiettivo a breve termine. Ben detto. È un viaggio, non una destinazione. Esattamente. La chiave è trovare ciò che funziona meglio per il tuo corpo e rispettarlo. Di sicuro. La coerenza è fondamentale quando si tratta di ottenere risultati. Non potrei essere più d'accordo. A poco, tutto quadra. Questa è la verità. Il progresso lento e costante è la strada da percorrere. Assolutamente. Continua così e ti sentirai benissimo in pochissimo tempo. Di sicuro. Grazie per l'ispirazione, Anna. È ora che vada in palestra. Lezione 6. Piani di viaggio. Ehi Anna, ho dei piani di viaggio entusiasmanti in cantiere. Fantastico. Dove pensi di andare questa volta? Sto programmando un viaggio zaino in spalla nel sud-est asiatico. Non vedo l'ora. Sembra incredibile. Quando pensi di partire? Ho intenzione di partire tra un paio di mesi, non appena riuscirò a organizzare tutto. È fantastico. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Quali sono i posti migliori della tua lista? Voglio raggiungere la Thailandia, il Vietnam e magari anche avventurarmi in Indonesia. Wow, è un itinerario piuttosto ambizioso.
Hai iniziato a mappare la logistica? Sì, ho fatto un sacco di ricerche e pianificazione. Sto solo cercando di definire i dettagli. Scommetto che c'è molto da fare per organizzare un grande viaggio del genere. Serve aiuto? In realtà, sì, se non ti dispiace dare un'occhiata al mio itinerario provvisorio, sarebbe fantastico. Certo, felice di dare una mano. Adoro parlare di piani di viaggio. Fantastico, lo apprezzo davvero. Voglio assicurarmi di non trascurare nulla. Non è affatto un problema. Farsi rimbalzare le idee l'un l'altro è sempre utile. Sicuramente. Sono davvero entusiasta di uscire e vivere una nuova avventura. Posso immaginarlo. Esplorare nuovi posti è una delle parti migliori del viaggio. Assolutamente. Non vedo l'ora di immergermi nelle culture e nelle cucine locali. Lezione 7. Piani entusiasmanti. Ehi Anna, ho dei piani per un grande evento in arrivo, ti interessa? Assolutamente. Qual è l'occasione? Sono sempre pronto a divertirmi. Mia cugina si sposa il mese prossimo e ci ho procurato i biglietti per il matrimonio. Assolutamente no. È fantastico. Non vedevo l'ora di partecipare a un matrimonio tradizionale. Sì, sarà una cerimonia davvero speciale. Sono entusiasta di farne parte. Anch'io non vedo l'ora di assistere alle usanze e ai festeggiamenti. Sarà un vero spasso. Non vedo l'ora che arrivi il ricevimento dopo. Oh, scommetto che il cibo e le danze saranno incredibili. Sarà molto divertente. Sicuramente, ci aspetta una vera delizia. Sono sicuro che la coppia sia al settimo cielo. Sono sicuro che lo sono. È un periodo così emozionante della loro vita. Assolutamente. Sono felice di poter condividere la gioia con la mia compagna preferita. Oh, sei il migliore. Sono onorato di essere il tuo accompagnatore per il grande giorno. Certo, non lo farei in nessun altro modo. Sarà una notte da ricordare. Ne sono certo. Questo è esattamente il tipo di esperienza memorabile che amo. Lo stesso, amico mio. Non vedo l'ora di festeggiare con te al mio fianco. Lezione 8. Sistemazione organizzata. Va bene Anna, ho delle ottime notizie sul viaggio che stiamo programmando. Meraviglioso. Cosa hai scoperto? Sono pazzo. Sono riuscito a prenotare per noi un Airbnb davvero carino per l'intero weekend. È perfetto. Speravo che potessimo trovare un posto accogliente in cui soggiornare. Sì, le foto sono fantastiche. Ha un sacco di carattere. Sono così entusiasta di provarlo di persona. La posizione è ideale, vero? Assolutamente sì, è proprio nel cuore della città, a pochi passi da tutto. È esattamente quello che volevamo. Non c'è bisogno di un'auto a noleggio. Questo è un vantaggio enorme.
Sicuramente, rende l'intero viaggio molto più comodo e rilassante. Non vedo l'ora. L'Airbnb sarà la ciliegina sulla torta di una vacanza fantastica. Lo stesso, penso che ci godremo davvero il nostro soggiorno lì. Non ho dubbi. Hai fatto un ottimo lavoro nel trovare la sistemazione perfetta. Grazie, volevo assicurarmi che avessimo una base confortevole. Beh, hai azzeccato. Non vedo l'ora di fare il check-in il 15. Fantastico, ci vediamo allora. Sarà un fine settimana da ricordare. Lezione 9. Prepararsi alla produttività. Buongiorno Anna, volevo parlare con te del nostro prossimo viaggio di lavoro. Fantastico. Sono pazzo. Cosa avevi in mente? Beh, stavo pensando che potrebbe essere utile tracciare un programma giornaliero. È un'idea fantastica. Avere un piano ci manterrà sulla buona strada e produttivi. Esatto, voglio sfruttare al massimo il nostro tempo lì. Non c'è spazio per i tempi di inattività. Capisco. Abbiamo molto da fare in poco tempo. Precisamente, quindi speravo che potessimo sederci e delineare ogni giorno. Assolutamente sì. È un ottimo modo per assicurarci di raggiungere tutti i nostri obiettivi chiave. Fantastico, ti manderò una bozza di programma da dare un'occhiata. Meraviglioso. Sono lieto di fornire feedback o suggerimenti. Suona bene. Voglio che questo viaggio sia il più efficiente ed efficace possibile. Non ho dubbi che sarà con un piano solido in atto. Sarà fantastico. Sono sicuro che lo sarà anche. Lo distruggeremo, lo so e basta. Sono d'accordo. Finché restiamo organizzati e concentrati, saremo bravissimi. Sicuramente, ti darò presto quel programma. Parliamo con te allora. Lezione 10. Prepararsi per il freddo. Ehi Anna, posso avere un tuo consiglio su qualcosa? Certo, che succede? Sono lieto di aiutarla. Beh, l'inverno è dietro l'angolo e ho bisogno di un cappotto nuovo. Oh, sicuramente. In questo periodo dell'anno il clima può diventare piuttosto brutale. Esatto, voglio assicurarmi di essere pronta con qualcosa di caldo e accogliente. Sono d'accordo. È importante avere un cappotto di buona qualità per superare il freddo. Qualche consiglio sul tipo di cappotto che dovrei cercare? HMM. Beh, un bel parka isolante sarebbe perfetto per le temperature fredde. Oh, sembra l'ideale. Voglio qualcosa che mi tenga al caldo. Assolutamente sì. Un parka ben isolato sarà un vero toccasana. Ottimo, allora inizierò a sfogliare alcune opzioni. Qualche altro consiglio? Sì, cercane uno con cappuccio per una maggiore protezione dal vento e dalla neve. Bella scelta, sarà fondamentale. Devo tenere al caldo anche la testa e le orecchie. Sicuramente. E assicurati che sia resistente all'acqua in caso di pioggia o nevischio. Capito, sarà la chiave. Apprezzo molto i consigli utili.
Certo, sono felice di aver potuto fornire alcune indicazioni sul cappotto invernale perfetto. Anch'io mi sento molto più preparato ad affrontare il freddo adesso. Lezione 11. Avventura accessibile. Buongiorno Anna, posso avere la tua opinione su qualcosa? Assolutamente. Che succede? Sono felice di aiutare. Beh, sto cercando di organizzare un viaggio, ma i voli sono così costosi. Capisco. Il biglietto aereo può davvero aumentare e far saltare il budget di viaggio. Esatto, sto cercando di trovare opzioni più convenienti. Qualche consiglio? Beh, ci sono alcuni trucchi che ho usato per trovare voli più economici. Oh fantastico, sono pazzo. Devo rendere questo viaggio il più conveniente possibile. Ok, per prima cosa ti consiglio di essere flessibile con le date di viaggio, se puoi. Buon punto, modificare le date anche di un giorno o due potrebbe fare la differenza. Assolutamente sì. E prova a cercare in incognito per evitare aumenti di prezzo dovuti ai cookie. Ah, intelligente, non conoscevo quel trucco. Cos'altro hai? Inoltre, considera di volare negli aeroporti vicini, non solo negli hub principali. Ah sì, è un ottimo consiglio. Devo pensare un po' fuori dagli schemi. Esattamente. E iscriviti agli avvisi sui prezzi per approfittare delle offerte non appena compaiono. Lo adoro, mi assicurerò di fare tutto questo. Questo è molto utile, grazie. Naturalmente, sono felice di poter fornire alcune strategie utili per risparmiare sui voli. Anch'io, questo renderà la pianificazione del mio viaggio molto più semplice. Lezione 12. Bilanciamento della piastra. Ehi Anna, posso avere la tua opinione su qualcosa legato alla dieta? Certo, che succede? Sono felice di condividere qualsiasi consiglio nutrizionale possibile. Beh, ho cercato di essere più consapevole di ciò che mangio ultimamente. È fantastico. Essere consapevoli della propria dieta è così importante per la salute. Esattamente, ma sono un po' confusa su quali cibi dovrei limitare. Capisco. Ci sono molte informazioni contrastanti là fuori. Sì, dovrei eliminare tutti i grassi e gli zuccheri, o la moderazione è fondamentale? Bella domanda. La chiave è trovare l'equilibrio. Non è necessario eliminare tutto. Ah, capisco, quindi un po' di grassi e zuccheri vanno bene, non dovrei esagerare. Precisamente. Non è necessario eliminare completamente determinati gruppi di alimenti. È davvero utile saperlo. Quindi quali sono alcuni suggerimenti per trovare quell'equilibrio? Bene, concentrati sull'assunzione di grassi sani da cose come avocado e noci. Ho capito, e lo zucchero? Quanto di quello dovrei mangiare? Per lo zucchero, cerca di limitare gli zuccheri aggiunti e attieniti agli zuccheri naturali nella frutta. Ok, questo ha senso. Lo terrò a mente durante la pianificazione dei pasti. Esatto, si tratta solo di essere consapevoli e di non esagerare con nessuna cosa. Fantastico, è stato davvero perspicace. Mi sento molto più equipaggiato adesso.
Lezione 13. Visione più chiara. Ehi Anna, posso farti una domanda su qualcosa che ho notato ultimamente? Assolutamente. Cosa ti passa per la testa? Sono lieto di discuterne. Beh, di recente ho comprato degli occhiali nuovi e non riesco a credere alla differenza. Oh, davvero? Che tipo di cambiamenti hai riscontrato? È pazzesco, non avevo capito quanto mi mancasse prima. È così interessante. Cosa stai notando esattamente adesso? Per prima cosa, i colori sembrano molto più vivaci e chiari. Ah sì, questo è un vantaggio comune nell'ottenere la giusta prescrizione. E i mal di testa a cui ero abituato sono praticamente scomparsi. Wow, è un enorme miglioramento. Scommetto che ha fatto una grande differenza. Sicuramente, non avevo idea dell'affaticamento causato dai miei vecchi occhiali. È incredibile quanto la nostra visione possa influire sul nostro benessere generale. Assolutamente. Mi sembra di vedere il mondo sotto una luce completamente nuova. È così bello sentirlo. Una corretta cura della vista è così importante. Di sicuro. Sono davvero contenta di aver finalmente fatto il grande passo e di averle ricevute. Anch'io. Sembra che abbia cambiato la vita nel migliore dei modi. Non potrei essere più d'accordo. Questo è stato un vero punto di svolta per me. Lezione 14. Pendolarismo in centro città. Buongiorno Anna, ho una domanda veloce su come raggiungere il centro città. Certo, che succede? Sono felice di condividere tutte le informazioni di viaggio che posso. Beh, devo andare lì per una riunione, ma non sono sicuro sia il percorso migliore. Ok, fammi pensare. In che parte della città si svolge la riunione? È vicino al quartiere finanziario, quindi all'area centrale del centro. Capito. E hai intenzione di guidare da solo o prendere i mezzi pubblici? Stavo pensando di guidare, ma non sono sicuro dei parcheggi e dei pedaggi. HMM. Buon punto. Guidare può diventare un po' costoso, con tutte le tasse. Sì, è quello che sto cercando di capire. Quale sarebbe il costo totale? Beh, vediamo. Il parcheggio nel centro della città di solito si aggira intorno ai 20 a 25 dollari. Ok, e i pedaggi? So che ci sono alcuni ponti da attraversare. Ah sì, i pedaggi possono sommarsi. Stimerei altri 5 a 10 dollari per questo. Capisco, quindi tutto sommato potrebbero costare circa 30 dollari o giù di lì solo per arrivare e parcheggiare. Esattamente. Il totale potrebbe avvicinarsi ai 30 dollari compresi i pedaggi e il parcheggio. Wow, è bello sapersi. Forse prendere il treno sarebbe più economico. Sicuramente, l'opzione di trasporto pubblico è probabilmente più conveniente. Ottimo, darò un'occhiata agli orari e alle tariffe dei treni. Grazie per l'aiuto. Lezione 15. Delizie fatte in casa. Ehi Anna, posso avere la tua opinione su qualcosa? Assolutamente. Cosa ti passa per la testa? Assolutamente orecchi.
Beh, stavo pensando di cucinare più pasti a casa. Oh, è fantastico! Cosa ti ha spinto a voler cucinare di più in casa? Non lo so, c'è solo qualcosa di veramente soddisfacente. Sono totalmente d'accordo. C'è un senso di realizzazione nel prepararsi da soli il cibo. Esattamente. E sento di avere più controllo sugli ingredienti. MHM. Puoi davvero personalizzarlo secondo i tuoi gusti in questo modo. Sicuramente. Inoltre, di solito è più salutare che mangiare sempre fuori. Assolutamente. Puoi usare cibi freschi e integrali ed evitare tutto il sale e il grasso in eccesso. Assolutamente. Trovo che sia anche più conveniente a lungo termine. Buon punto. Cucinare a casa può farti risparmiare un sacco di soldi rispetto ai ristoranti. Totalmente. E c'è qualcosa di gratificante nel processo. So cosa intendi. L'intero rituale della preparazione di un pasto da zero. Esattamente. È come un piccolo sfogo creativo, sai? Sicuramente. Può essere un'esperienza davvero appagante e piacevole. Di sicuro. Penso che proverò a cucinare di più a casa. Lezione 16. Salad Perfection. Buongiorno Anna, posso avere il tuo consiglio su come preparare un condimento per l'insalata? Assolutamente. Sarei lieto di aiutarti. A che tipo di condimento stai pensando? Beh, sto cercando di fare una bella vinaigrette, ma non sono sicuro di avere i rapporti giusti. Ok, nessun problema. La formula base per una vinaigrette è composta da 3 parti di olio e una parte di acido. Capisco, tipo 3 cucchiai di olio per un cucchiaio di aceto o succo di limone? Esattamente. E poi puoi condirlo con un po' di sale, pepe e altre erbe o spezie. Buono a sapersi. Dovrò fare un tentativo. Qual è il modo migliore per emulsionarlo? Per una vinaigrette davvero liscia e cremosa, ti consigliamo di frullarla energicamente mentre aggiungi lentamente l'olio. Ah, capisco, così aiuta a legare insieme l'olio e l'acido. Tempismo perfetto, ci proverò. Meraviglioso! E una volta che hai mescolato il condimento, ti consiglio di spruzzarlo sull'insalata poco prima di servire. Fantastico, grazie mille per i suggerimenti. Sono entusiasta di metterli in pratica. Nessun problema. Sono felice di aver potuto fornire alcuni consigli utili per preparare una deliziosa vinaigrette. Lo apprezzo. Ti farò sapere come va a finire. Lezione 17. Padroneggiare la ricerca di lavoro. Ehi Anna, posso farti una domanda sulle strategie di ricerca di lavoro? Assolutamente. Sarei felice di condividere ciò che so. Su cosa stai cercando di concentrarti? Bene, sto cercando di capire il modo migliore per mettere in risalto le mie capacità ed esperienze. È un ottimo punto di partenza. La chiave è davvero personalizzare il curriculum e la lettera di presentazione.
Ok, cosa intendi con questo? Come posso assicurarmi di evidenziare le cose giuste? Innanzitutto, rivedi attentamente la descrizione del lavoro e identifica le qualifiche chiave che stanno cercando. Capito, ha senso. E in secondo luogo? In secondo luogo, cerca il valore di mercato per il ruolo per cui ti stai candidando. In questo modo puoi allineare di conseguenza la tua esperienza e le tue competenze. Capisco, quindi posso davvero sottolineare le aree che sono più rilevanti. È super utile. Esattamente. E ricorda, non si tratta solo di elencare le tue credenziali, ma di spiegare come puoi contribuire in modo specifico. Bene, devo stabilire un collegamento tra il mio background e quello che stanno cercando. Precisamente. Più riesci a dimostrare di essere la persona ideale, meglio è. Fantastico, grazie mille per i suggerimenti. Ora mi sento molto più attrezzato per affrontare la mia ricerca di lavoro. Sono lieto di aver potuto fornire alcune indicazioni utili. Buona fortuna con le tue candidature. Lo apprezzo. Ti farò sapere se ho altre domande. Lezione 18. L'ascesa delle superpotenze globali. Ehi Anna, hai seguito le notizie sulle mutevoli dinamiche di potere globali? Sì, è stato davvero affascinante vedere come sono cambiati gli equilibri di potere. Assolutamente. È incredibile come alcuni paesi siano diventati bravi, e in molti casi migliori, nel gioco rispetto alle superpotenze fondatrici. Questo è un ottimo punto. Paesi come la Cina e l'India stanno davvero mostrando i loro muscoli economici e geopolitici. Esattamente. E non sono solo loro, stiamo assistendo anche all'ascesa di potenze regionali, come il Brasile e il Sudafrica. Sicuramente. Sta creando un mondo molto più multipolare, che presenta vantaggi e sfide. Di sicuro. Da un lato, distribuisce il potere in modo più ampio. Ma dall'altro, può portare a una maggiore concorrenza e a potenziali conflitti. MHM. Trovare quell'equilibrio sarà fondamentale. I paesi dovranno trovare modi per cooperare e creare consenso. Assolutamente. Sarà interessante vedere come le dinamiche del potere globale continueranno ad evolversi nei prossimi anni. Senza dubbio. È un panorama davvero dinamico e in rapida evoluzione che avrà importanti implicazioni per tutti noi. Sicuramente. Grazie per aver parlato di questo argomento. È un argomento affascinante da esplorare. È un piacere. Fatemi sapere se volete approfondire le tendenze geopolitiche che stanno plasmando il nostro mondo. Lo farò, apprezzo la conversazione perspicace. Lezione 19. La globalizzazione dello sport. Buongiorno Anna, hai seguito le tendenze della globalizzazione dei principali campionati sportivi? Sì, è stato davvero affascinante vedere come i campionati dominati dagli americani si stiano espandendo in tutto il mondo. Sicuramente. Questi campionati richiedono un pubblico vasto e concentrato per generare entrate per le squadre. Esattamente. E man mano che il mondo diventa più interconnesso,
questi campionati stanno attingendo a nuovi mercati. Assolutamente. Stiamo vedendo sempre più giocatori e tifosi internazionali investire in sport tradizionalmente americani. Sicuramente. Sta creando una base di fan davvero diversificata e globale per questi campionati. Di sicuro. E non si tratta solo dei giocatori, anche il marketing e la presenza sui media stanno diventando globali. Totalmente. L'obiettivo è creare un marchio e un seguito mondiale per questi sport. Precisamente. È una dinamica interessante, poiché la natura locale dello sport si scontra con la globalizzazione. Sicuramente. Sarà affascinante vedere come queste tendenze continueranno ad evolversi nei prossimi anni. Senza dubbio. La globalizzazione dello sport sta davvero rimodellando il settore in modi profondi. Concordato. È un momento emozionante per essere fan e seguire gli sviluppi in questo spazio. Sicuramente. Grazie per aver parlato di questo argomento, è un argomento davvero interessante da esplorare. È un piacere. Fatemi sapere se volete approfondire la globalizzazione dello sport. Lo farò, apprezzo la conversazione perspicace. Lezione 20. Previsioni del tempo. Buongiorno Anna, hai letto le previsioni del tempo per oggi? No, non ho avuto modo di controllare. Qual è lo scoop? Sembra che sarà un miscuglio, parzialmente soleggiato con possibilità di rovesci sparsi. HMM. Questo è interessante. Speravo in una bella giornata di sole per trascorrere un po' di tempo all'aperto. Lo so, anch'io. Ma almeno la pioggia ci darà una pausa dal caldo che stiamo vivendo. Questo è vero. Un po' di refrigerio potrebbe essere utile. Forse possiamo pianificare un'attività al coperto per ogni evenienza. Buona idea, potremmo dare un'occhiata a quella nuova mostra d'arte in centro o vedere un film. Oh, la mostra d'arte sembra perfetta. Volevo dare un'occhiata. Fantastico, allora è un piano. Speriamo che il meteo sia d'accordo, ma saremo coperti in entrambi i casi. Esattamente. Qualunque cosa madre natura ci offra, ne trarremo il massimo. Assolutamente. Devo rimanere flessibile e mantenere quell'atteggiamento positivo, capisci? Sicuramente. È il modo migliore per affrontare condizioni meteorologiche imprevedibili. Di sicuro. Quindi, al chiuso o all'aperto, con la pioggia o con il sole, sarà una bella giornata. Non potrei essere più d'accordo. Non vedo l'ora di vedere quali avventure vivremo. Nemmeno io. Sarà divertente, indipendentemente da ciò che dicono le previsioni.